Ciao a tutti, rieccoci ritornati nella playlist FAQ, la playlist creata apposta per voi per le vostre richieste. Mi avete chiesto di fare una lezione sulle frazioni, i numeri decimali e periodici ed eccoci qua un breve schemino per farvi capire bene quale tipologia di numeri vi possono capitare. Allora, un numero decimale si dice limitato se ha un numero finito, quindi limitato, di cifre dopo la virgola. Come per esempio qui 2,3 dopo la virgola ho il 3, quindi questo è un numero decimale, perché oltre all'intero che è 2 c'ho anche il decimale che è 3, ma è finito, quindi è un numero decimale limitato. Allo stesso modo 4,15. Ho soltanto due cifre dopo la virgola, oppure 6,831 che ne ho 3. Quindi di questa categoria fanno parte i numeri decimali limitati. Viceversa, un numero decimale può essere illimitato. I numeri decimali illimitati possono essere di due tipi. Periodici semplici vuol dire che dopo la virgola ho un numero periodico. Questa barretta che vedete qui è il periodo. Questo sta a significare che 3,1 periodico vuol dire che è un numero fatto così. Dopo la virgola ho la cifra 1 che si ripete tante volte. Ed ecco perché appunto i periodici semplici fanno parte della categoria dei numeri decimali illimitati, perché dopo la virgola ho illimitate cifre. Questo, dopo la virgola ho 23 periodico. Questo vuol dire che 23 si ripete tante volte e quindi questo numero, scritto in maniera compatta con il periodo così, vuol dire che scritto per intero è così, ovvero il 23 si ripete un numero limitato di volte. Allo stesso modo qui dopo la virgola ho il periodo sopra a 389 e quindi anche qui se lo voglio scrivere in maniera completa vuol dire che questo numero si scrive così, quindi 389 che si ripete ogni volta. La seconda tipologia di numeri decimali illimitati si chiama periodici misti, ovvero sono dei numeri che hanno il periodo, però hanno anche una cifra o più cifre dopo la virgola che non hanno il periodo, chiamata antiperiodo. Come per esempio qui 0,13, 1 è l'antiperiodo perché è la cifra decimale prima del periodo e 3 è il periodo. Questo numero lo possiamo pensare così, quindi 0,1 e 33333 che si ripete. Allo stesso modo qui ho 37 che è il periodo, mentre 2 è l'antiperiodo. Questo lo possiamo scrivere così, 1,2 l'antiperiodo, 37, 37, 37 e così via. Bene, dopo questa panoramica andiamo a fare gli esercizi. Abbiamo una frazione e vogliamo scomporla ai minimi termini. Per scomporre una frazione ai minimi termini dobbiamo dividere numeratore e denominatore per uno stesso numero. In questo caso io vedo che sono entrambi pari e quindi posso dividere tutti e due per 2. In questo modo al numeratore 12 diviso 2 fa 6 e 18 diviso 2 fa 9. Continuo a ridurre i minimi termini perché non ho finito, infatti 6 e 9 sono entrambi numeri multipli di 3, quindi divido sia sopra che sotto per 3. 6 diviso 3, 2. 9 diviso 3, 3. Ho finito perché 2 e 3 sono fattori primi e i numeri primi si dividono solo per se stessi e quindi la frazione la riscrivo così. 12 diciottesimi è equivalente a 2 terzi. Se lo calcoliamo con la calcolatrice, 2 diviso 3 fa 0,666 e quindi possiamo dire, in base a quello che abbiamo detto poco fa, che questo è un numero decimale illimitato. Se non potevamo usare la calcolatrice, come facevamo a capire che questo era illimitato? Molto semplice, esiste una regola che dice di andare a scomporre i fattori il denominatore. Da noi è 3. 3 è un numero primo, quindi lo posso scrivere come 3 per 1. Questa è una regola importantissima, ve l'ho scritta in modo tale che la possiate memorizzare. Quindi 3, nel nostro caso, il nostro denominatore, scomposto in fattori è 3 per 1. Siccome non contiene né il 2 né il 5, deduco che il mio numero decimale è illimitato. Viceversa, come ho scritto qui, se il denominatore scomposto in fattori contiene il 2 oppure il 5 oppure entrambi, allora posso dire che il numero decimale è limitato. Vediamo un altro esempio. 35 ventottesimi.
dobbiamo ridurla ai minimi termini. Allora ragioniamo, non posso dividere per 2 perché i numeri che si dividono per 2 devono essere pari e 35 non è pari. Non posso dividerla per 3 perché un numero si divide per 3 se la somma delle cifre si divide per 3. 3 più 5 fa 10 e diviso 3 non si fa. 2 più 8 fa di nuovo 10 e non si può dividere per 3. Allora andiamo avanti. Per 5 non si può dividere perché un numero si divide per 5 se finisce o con 0 o con 5. A questo punto il numero primo dopo il 5 è il 7 e mi rendo conto che posso dividere per 7 perché 35 e 28 fanno parte della tabellina del 7. Sopra 35 diviso 7 fa 5 e sotto 28 diviso 7 fa 4. Quindi questa frazione è equivalente a 5 quarti. Se lo calcolo con la calcolatrice, ovvero faccio 5 diviso 4, viene 1,25. Quindi prima avevo ottenuto un numero decimale illimitato, mentre ora ho ottenuto un numero decimale limitato. Se andiamo a controllare con questa regola, quindi facciamo finta di non aver fatto il calcolo con la calcolatrice, vado a prendere il mio denominatore 4, scomposto in fattori primi. 4 è dato da 2 per 2, ovvero 2 alla seconda. Poiché scomposto in fattori ottengo 2, il 2 della base, non guardiamo l'esponente non ci interessa, posso dire che il numero decimale è limitato, infatti l'abbiamo appena verificato come prova del 9 con la calcolatrice. Ora andiamo a vedere come fare gli esercizi con i numeri decimali illimitati, più precisamente i numeri periodici semplici. Questo è un numero periodico semplice perché abbiamo detto che dopo la virgola ho il periodo a tutta la parte decimale. Per trasformare un numero con la virgola in frazione dobbiamo fare questi passaggi. Dobbiamo riscrivere il numero senza la virgola, quindi 531, e dobbiamo togliergli il numero che precede il periodo. Il periodo è 31, quindi se lo cancello il numero che precede è 5. Tutto diviso, dobbiamo mettere tanti 9 quanti sono le cifre del periodo. Il periodo ha 2 cifre, 31, e quindi devo mettere 2 volte 9, ok? Se il periodo aveva 4 cifre, allora qui mettevo 9, 9, 9, 9, cioè 4 volte 9, ok? La formula è questa. A questo punto andiamo a fare i calcoli, sopra viene 526 e sotto rimane 99. Come prova del 9 andiamo a verificare se la regola che vi ho appena detto funziona. 99, il nostro denominatore, scomposto in fattori, è dato da 9 per 11, giusto? 9 a sua volta è dato da 3 per 3, quindi scomposto in fattori primi si scrive così. La regola mi diceva che se il denominatore scomposto in fattori contiene il 2 o il 5, allora ho un numero decimale limitato. Come potete vedere io non ho né il 2 né il 5, quindi il numero decimale è illimitato, come appunto sapevamo, perché il numero periodico per definizione è un numero decimale illimitato. Per concludere andiamo invece a vedere i numeri periodici misti. Questo è un numero periodico misto, me ne rendo conto perché ho 8 che è il periodo e 31 che sono le cifre prima del periodo, che è l'antiperiodo. Per passare da un numero con la virgola a un numero con la frazione, la regola è questa: devo riscrivere il numero senza virgola, quindi verrebbe 0318, ovviamente un numero che inizia con 0 non esiste, quindi 318, meno il numero prima del periodo. Il periodo è 8, quindi se lo cancello devo togliere 31. Diviso cosa? Devo mettere tanti 9 quante sono le cifre del periodo. Il periodo è 8, una cifra, quindi metto un solo 9. Se invece sotto questa barretta qui, quindi come periodo avevo 3 cifre, allora mettevo 3 volte 9, 9, 9, 9. Poi devo mettere subito dopo il 9 tanti zeri quante sono le cifre dell'antiperiodo. Le cifre prima del periodo sono 2 perché 31 e quindi devo mettere 2 zeri. Se invece avevo una cifra, per esempio non c'era questo 1, avevo soltanto 0,38, quindi solo 3 era l'antiperiodo, allora mettevo uno 0 solo.
ok? Questa è la regola. Ora facciamo i calcoli, sopra viene 287 e sotto rimane così. Se lo fate con la calcolatrice vedrete che questo numero torna, e anche qui la nostra regola è confermata, perché 900 scomposto in fattori è questo. Perché viene così? Allora, per scomporre un numero con gli zeri è molto semplice, perché 900 lo posso pensare come 9 per 10 per 10. Ora 9 è 3 alla seconda, 10 è 5 per 2. Siccome ho 10 10 ho scritto 5 per 2 con l'esponente 2. Se avevo un solo 10 avrei scritto 2 per 5, cioè avrei tolto gli esponenti. Qui questa volta abbiamo 2 e 5, ma la regola mi diceva che per avere un numero decimale limitato dovevo solo avere 2 o 5. Qui ho anche 3, quindi ho un altro fattore, e allora quando ho altri fattori oltre a 2 e 5 il numero per definizione è sempre periodico misto. Ed ecco qui vi ho scritto la regola. Questa è la seconda regola, ve l'ho scritta così insieme a quella di prima, ve la memorizzate, perché per fare questi esercizi è importante conoscerle. Il denominatore da noi, oltre a avere 2 e 5, poteva avere anche soltanto 2 o soltanto 5, ma oltre a avere questi fattori ne ha altri, dunque so che il numero è periodico misto. Bene ragazzi, la panoramica sui numeri decimali limitati e illimitati è finita. Spero di avervi aiutato con questa lezione a capire meglio gli esercizi che mi avete chiesto. Voi fatemelo sapere nei commenti, scrivetemi se c'è qualcosa di non chiaro e scrivetemi se avete bisogno di fare altri tipi di esercizi in questo senso. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.